Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona e oggi finalmente vi mostro come ho realizzato il fantastico maglione che indosso a collo alto. Sono molto entusiasta di questo progetto, non vedevo l'ora di mostrarvelo e di mostrarvi anche il tutorial, quindi come poterlo fare. La sua realizzazione è piuttosto semplice, poi lo sapete, passo passo vi mostro tutto, vi spiego tutto. È molto particolare, aggiungerei anche stravagante, per via degli pseudo strappi che ho apportato al progetto sia sulla parte davanti che sulla parte dietro e i vari sfilacciamenti un po' qua e là per rendere ancora più reale l'effetto strappato. Io spero tanto che l'idea vi piaccia, siamo in linea con le tendenze del periodo. Nei vari negozietti ho già visto questi maglioni, ma non solo con questo stile, mi piacevano tantissimo e ho pensato proprio di realizzarlo con le mie mani. Spero di aver fatto cosa gradita, anzi fatemi sapere cosa ne pensate. È ovvio che se questi strappi non sono di vostro gusto potrete ovviamente non farli e quindi andare a realizzare solo il progetto a collo alto. Comunque andiamo direttamente all'occorrente. Ho utilizzato esattamente 10 matasse di Nike, un filato molto pregiato made in Italy che viene prodotto dall'azienda Borgo de Pazzi Firenze. Ma andiamo alla composizione. Si tratta di un 50% lana, un 38% bambù e un 12% baby camel. Che dirvi, il filato è davvero prezioso, molto caldo, è davvero una coccola per il nostro corpo, per l'inverno e soprattutto per i paesi più freddi davvero è perfetto, spettacolare. Ogni matassa è costituita da 50 grammi di filato, io infatti ho utilizzato 10 matasse, ovvero mezzo chilo di filato stesso. Uncinetti consigliati 4, 4 e mezzo, io ho utilizzato l'uncinetto numero 5. Colorazione utilizzata numero 27 che è favolosa, a me piace tantissimo questa tonalità di rosa. Ma se visitate lo shop borgodepazzi.com troverete tantissime altre tonalità altrettanto belle. Tra l'altro è attivo sempre il codice sconto dal valore di euro 5 non solo su questo prodotto, il Nike, ma su tutti i prodotti rivenduti da borgodepazzi.com. Non mi dilungo troppo in chiacchiere perché vi ho mostrato e spiegato tutto passo passo durante il tutorial, quindi le principianti non devono crearsi assolutamente dei problemi perché secondo me possono realizzarlo benissimo senza riscontrare alcuna difficoltà. Poi ovviamente fatemi sapere nei commenti. Grazie per l'attenzione e per avermi ascoltata. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti e di seguirmi anche sui social. A questo punto, sigla! Ho già smatassato la prima matassa di Nike, eccola qui sulla rocca, quindi sono 50 grammi, uncinetto di lavorazione numero 5 e ho avviato già delle catenelle, esattamente sono 35 ed equivalgono più o meno a 33-34 cm. Inizio con la realizzazione del collo alto. Più catenelle avviamo, più una volta che andiamo a piegare il nostro collo alto sarà più o meno alto appunto. Dunque fatte le 35 catenelle ritorno indietro a punto basso, quindi salto la prima, vado sulla seconda e vado a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 34 punti bassi. Ultima catenella, ultimo punto basso. Quindi catenella, giriamo la nostra primissima riga e continuiamo sempre a punto basso ma in costa dietro. Prenderemo la costina dietro e faremo una lavorazione a costine in modo da conferire elasticità alla zona del collo alto. Procedo semplicemente in questo modo per questa riga e per un tot di righe. Bene, in totale ho lavorato 56 righe a punto basso in costa dietro, raggiungendo così
37 cm, la larghezza è invece da 25 cm. Non mi rimane che andare a piegare il pannello in questo modo e andare a cucire questa zona a punto basso. Lo facciamo subito, quindi catenella già fatta, giro il mio lavoro e sempre in costa vado a cucire. Innanzitutto entro nel primo punto basso in costa e nella primissima catenella, quindi prendo il filo e chiudo punto basso. Costa dietro con secondo punto basso, terzo punto in costa e così via per gli altri punti che mi rimangono. Vi ricordo essere 34. Ultimi due punti da bloccare, 1 e 34esimo, perfetto. Catenella, possiamo capovolgere il nostro lavoro e continuare con la realizzazione dello sprone. Ora, prima di continuare è importante provare il pannello realizzato. Se passa attraverso la nostra testa, allora le misure sono perfette e quindi possiamo continuare. Se invece la circonferenza è troppo piccola, quindi non passa attraverso la vostra testa, disfate la cucitura e andate a realizzare qualche riga in più. Ma ad ogni modo credo che vada bene per qualsiasi taglia, perché insomma l'ho realizzato abbastanza abbondante perché deve essere comodo. Capovolgo il mio lavoro esattamente in questo modo e come notate non si vede proprio il punto di cucitura. Per intenderci, questo sarà il nostro collo alto, il nostro maglioncino a dolce vita, anzi per comodità lo lascio anche così. Recupero la mia catenella e non farò altro che andare a lavorare un punto basso in ciascuna riga. Parto esattamente da qui, ho la riga successiva, vado a lavorare un punto basso, così come lo lavorerò in ciascuna riga sottostante. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 56esimo ed ultimo punto basso e poi vado a chiudere direttamente nel primo punto basso con punto bassissimo. Faccio una catenella e posso ripartire, cambio punto di lavorazione, riprendo con il punto alto e nello stesso tempo andrò a distribuire gli aumenti per andare a realizzare lo sprone. Scelgo di andare a fare uno sprone quadrato, quindi mi ritrovo 56 punti. Vado a dividere questo numero per 4, 4 sono i lati che riguardano la parte davanti, dietro e le due maniche del nostro maglioncino e procedo con la lavorazione. Indipendentemente dal numero di punti che vi ritrovate voi, dividete sempre il numero per 4. Inizio lavorando i primi 14 punti. Dunque vado a sostituire il primo punto alto con i due punti bassi. Per una questione estetica potete fare anche le 3 catenelle oppure un punto basso e una catenella. Vado a lavorare il secondo punto, terzo punto, quarto, finché non ne lavoro 14. 5, 6, 13, ok, 14esimo ed ultimo punto alto, poi faccio una catenella di separazione. Durante il secondo giro qui andremo a fare l'aumento, riprendo il filo e riparto con i 14 punti dal punto successivo. 1, 2, 3, 4, 5, 13, ok, 14esimo ed ultimo punto, quindi catenella di separazione e riparto dal punto successivo con i 14 punti. Quindi ripetiamo questa sequenza fatta insieme per altre 2 volte finché non termineremo il nostro giro.
Ok, 14° ed ultimo punto alto. Anche qui facciamo la catenella e ci andiamo a chiudere nel primo punto alto realizzato, sostituito nel mio caso dai 2 punti bassi. Ora dobbiamo ripartire esattamente da qui, però io mi sposto e parto esattamente dalla catenella di separazione per non spostare sempre il punto di avvio. Faccio una catenella, vado a fare un punto alto, una catenella e un punto alto proprio nella catenella di separazione precedente, quindi già ho fatto l'aumento in anticipo. Poi vediamo come andremo a chiudere il secondo giro. Per una taglia SM va bene questo aumento, un punto alto, una catenella, un punto alto. Per una taglia LXL vanno benissimo anche 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti e poi si procede come adesso vi mostro. Intanto vado a lavorare i primi 2 punti alti normali, quindi 1 e 2. I prossimi 2 punti li vado a lavorare in rilievo davanti, per cui prendo il filo, entro dal dietro verso il davanti e vado a fare 1 e un secondo punto alto in rilievo davanti. Poi nei prossimi 2 punti vado a lavorare un punto alto normale, prendo il filo sull'uncinetto e i prossimi 2 li lavoro a punto alto in rilievo davanti. Quindi 2 punti alti normali e 2 in rilievo davanti. 1 e 2. Poi termino la sequenza con gli ultimi 2 punti normali e subito dopo ci accorgiamo che abbiamo la catenella di separazione. Qui andiamo a fare l'aumento per far crescere il nostro sprone. Un punto alto, una catenella, un punto alto. Procedo sempre allo stesso modo, quindi i primi 2 punti li lavoro a punto alto normale e i prossimi 2 in rilievo, quindi prendo il filo dal dietro verso il davanti e procedo 1 e 2 e di nuovo 1 e 2 e continuerò in questo modo per tutto il giro. Come sempre ci vediamo alla fine, così vediamo come terminare e iniziare nuovamente il giro. Ovviamente termino il secondo giro lavorando 2 punti alti normali. Non ve l'ho detto prima, bisogna avere un numero multiplo di 2 per poter alternare 2 punti alti e 2 punti alti in rilievo. Adesso andiamo a chiudere il giro, non dobbiamo fare l'aumento perché l'abbiamo fatto all'inizio. Andiamo a chiudere il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto che io ho sostituito con i 2 punti bassi. Ok. Mi sposto al centro con una catenella, quindi catenella, entro nello spazio e vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi, catenella più punto alto e già ho fatto l'aumento. Posso procedere con la mia sequenza di punti. Ovviamente ad ogni giro in più, in ciascun lato, mi ritroverò sempre 2 punti alti in più, uno a destra e uno a sinistra. Infatti, come notate, non abbiamo 2 punti alti normali e 2 in rilievo, ma ne abbiamo qui 3 normali e poi 2 in rilievo. Come continuare? Esattamente seguendo questo criterio. Dove ci sono i punti alti normali al di sotto andiamo a lavorare i punti in rilievo. Dove ci sono i punti in rilievo lavoriamo i punti alti normali, indipendentemente se ne abbiamo 3, 4, 5 perché andranno sempre ad aumentare. Parto subito col punto alto in rilievo nei 3 punti successivi. Entro da dietro verso il davanti e faccio 1, 2 e 3. È molto semplice. Non confondetevi, non lasciatevi ingannare. Ora abbiamo i 2 in rilievo. Andiamo a fare benissimo 2 punti normali. Poi ho 2 punti normali, li facciamo adesso in rilievo. 1 e 2. In rilievo, per cui li facciamo normali.
E adesso ne abbiamo 1, 2 e 3 che riguarda il punto dell'aumento normali, per cui andiamo a farli in rilievo proprio come abbiamo fatto all'inizio. È davvero semplicissimo. 1, 2 e 3. Subito dopo abbiamo la catenella di separazione, quindi qui andiamo a fare l'aumento, un punto alto, una catenella, un punto alto e così via. Dobbiamo ripetere in poche parole questo schema fatto adesso insieme per gli altri 3 lati. Chiudere il giro, iniziarlo per come vi ho mostrato poco prima e continuare così finché non raggiungiamo le dimensioni del nostro sprone. Bene amiche ed amici, ho terminato la parte che riguarda lo sprone quadrato. Adesso non mi rimane altro che andare a chiudere qua sulla zona inferiore e continuare per la zona del busto fino alla lunghezza desiderata. Come notate ho realizzato degli strappi per rimanere in linea con le tendenze del periodo. Desideravo da tanto realizzare un maglione del genere. Ho realizzato gli strappi su tutti e 4 i lati, anche sulla zona dietro. È un passaggio che non vi ho mostrato, ma lo farò dopo, perché anche sulla zona del busto intendo realizzare questi strappi. Una volta capita la tecnica, potete certamente ripetere lo stesso lavoro anche sulla zona dello sprone. C'è soltanto una regola da seguire: tenere in mente quanti punti si saltano per poi andarli a recuperare. Ora io vado a chiudere lo sprone perché ho raggiunto le misure che mi occorrono, quantomeno per quanto riguarda il giro manica. Sono esattamente a 16 cm, che per me vanno più che bene. Se dovete raggiungere i 17 o i 18 cm, allora andate a fare o un giro o 2 giri in più. Poi per quanto riguarda invece la parte davanti non ho raggiunto le dimensioni desiderate perché sono soltanto a 30 cm, più 30 siamo a 60. Considerate che ho una circonferenza seno da 84, quindi devo certamente andare a recuperare questi centimetri che mi occorrono, per cui da 30 cm dovrò passare almeno a 40-42. Lo farò come vi ho mostrato anche nei tutorial precedenti, andando ad aggiungere delle catenelle sia a destra che a sinistra. Continuiamo quindi il nostro lavoro. Considerate che sono alla 4ª matassa. Ora vado avanti con un punto bassissimo, mi sposto, faccio una catenella, sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi e poi aggiungo 10 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi aggancio esattamente all'altro angolo, riprendo il filo, entro e faccio un punto alto. Ok, adesso posso continuare la mia lavorazione sulla parte dietro. Poi quando ci ritroviamo nuovamente all'angolo vado a ripetere punto alto, 10 catenelle, punto alto. Penso che tutto sia chiaro. Ovviamente vado a riprendere il punto di lavorazione. Vi ricordate un'alternanza tra punti alti normali e punti alti in rilievo. Vige sempre la stessa regola: dove c'è il punto alto normale vado a lavorare il punto alto in rilievo e viceversa, punto in rilievo, punto normale, punto normale, punto in rilievo, punto in rilievo, punto normale e così via. Non so se notate, la trama è un po' irregolare perché c'è questa alternanza di punti in rilievo e punti normali. Forse in fotocamera, in video non si nota molto, però dal vivo si nota questa irregolarità tra virgolette. Punto alto in rilievo nell'ultimo punto, punto alto nella catenella di separazione, 10 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passo all'altro angolo e ho chiuso così lo sprone quadrato. Prendo il filo, catenella di separazione, un punto alto e poi procedo con l'ultimo lato lavorando un punto in ciascun punto. Una volta che termino questo lavoro, cosa vado a fare? Una prova. Indosserò il mio progetto e vedo se tutto va bene. Più che altro questo mi darà conferma che ho lavorato il giusto numero di catenelle. Mi raccomando, fate anche voi delle prove. Bene, ho terminato il giro, l'ho indossato come state per vedere nella clip e va tutto bene, quindi procedo con la mia lavorazione. Qui avevo fatto l'ultimo punto, vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto
e riparto esattamente da qui. Quindi vado a fare un punto alto che vado a sostituire dai punti bassi, poi vado a lavorare i 10 punti che ho sulle catenelle, decimo ed ultimo punto, quindi 10 punti. Questo significa che nel giro successivo andrò a fare tutti i punti alti in rilievo. Continuo sulla parte davanti del mio progetto, qui ho un punto alto normale, vado a fare un punto alto in rilievo, punto alto normale, in rilievo e così via. Visto che ho fatto lo strappo qui, credo che lo farò da quest'altra parte, quindi ci rivediamo in quel punto, così vi mostro quale tecnica adottare per realizzare lo strappo. 36esimo punto. Come notate conto i punti perché è importante, come vi dicevo prima, per la realizzazione degli strappi. Ogni qualvolta li togliamo, poi li dobbiamo andare a recuperare. Allora, per fare lo strappo decidiamo quanti punti lasciare liberi. Possiamo lasciarne anche 3. Quindi cosa faccio? Allargo l'asola in questo modo, allungo l'asola così, quindi questa asola mi va a ricoprire questi 3 punti che adesso salto. Inserisco nuovamente l'uncinetto, prendo il filo e vado a fare un punto alto nel quarto punto. Chiudo le prime 2 asole e poi chiudo le altre 2 e voilà. Questo sarà il nostro strappo. Ora vi suggerisco una cosa: quando andate a saltare i punti scriveteveli perché potreste dimenticarli. Quando dobbiamo stoppare questa lavorazione, all'interno dell'ultima asola andremo a lavorare tutti i punti che abbiamo saltato, proprio come ho fatto io qui. Guardate, qui avevo saltato 1, 2, 3 e 4 punti, poi più questo sono 5 e nell'asola del penultimo giro, dove non ho saltato più i punti, sono andata a lavorare esattamente 5 punti, quelli che avevo saltato prima. Io spero di essermi spiegata bene, non è così complicato, non è affatto difficile, basta tenersi il numero di punti che si vanno a saltare. Una volta fatto questo continuo la mia lavorazione, quindi punto in rilievo, punto alto normale, punto in rilievo. Ora, come notate, abbiamo nuovamente le catenelle, quindi andrò a lavorare un punto basso in ciascuna catenella per un totale di 10. Poi continuo, vado a lavorare anche la zona dietro, magari farò qualche strappo anche qui. Non vi dico il numero preciso, qui non bisogna essere precisi, potete fare a vostro gusto se lo volete fare. Se non volete fare gli strappi, allora continuate con i punti normalmente finché non andiamo a chiudere il giro e poi si riparte finché non si raggiunge la lunghezza che si vuole dare al maglioncino. Può essere un maglioncino crop oppure può essere un maglioncino lungo, al di sopra dei fianchi, al di sotto dei fianchi, insomma davvero potete sbizzarrirvi. Io non farò né aumenti né diminuzioni, credo che procederò così. Farei direttamente una cosa: vi riporto alle clip successive dove vi mostro come continuo la lavorazione dello strappo, perché poi tutto il resto del lavoro è uguale e ripetitivo. Magari vi mostro soltanto questa parte, così anche voi avete una linea guida da seguire per poter realizzare anche voi gli strappi.
Bene amiche ed amici, rieccoci qui, ho terminato parzialmente il mio maglione. Questo qui è il risultato dei vari strappi che ho realizzato lungo tutto il busto. Vi ho mostrato nelle clip precedenti come appunto realizzare questi pseudo strappi, ecco, chiamiamoli così, perché alla fine il filato non è stato tagliato, è tutta un'unica lavorazione appunto. Mi piacerebbe andare a definire ulteriormente questi strappi con del filato, però devo andare a vedere se mi avanza un po' di filato perché mi sono rimaste le ultime due matasse da 50 grammi, questa è un'altra, quindi 100 grammi, e già so per certo che con 100 grammi andrò a fare la seconda manica, ma vediamo, casomai utilizzo un altro filato. Dunque, in totale, dopo aver chiuso lo sprone, ho lavorato 25 giri totali, alternando sempre il punto alto normale e il punto alto in rilievo, proprio come vi ho mostrato nelle clip precedenti. Ho raggiunto così la bellezza di 47 centimetri. Io come sempre vi mando anche un'altra clip dove vi faccio vedere il progetto indossato, così vedete sia la resa degli strappi che la lunghezza del mio maglione. Come notate, sulla parte davanti ho fatto 1, 2, 3 strappi belli grandi, sulla zona laterale anche, ma anche sulla zona dietro. Guardate, qui ho altri strappi, 1, 2, 3 e 4. Qui ovviamente potete decidere dove andarli a realizzare in maniera casuale, a vostro gusto. L'importante, come vi dicevo prima, è andare a recuperare tutti quei punti che si saltano. È molto importante perché chiaramente ci dobbiamo trovare sempre lo stesso numero di punti lungo tutta la lavorazione. Se saltate un punto non succede chissà che cosa, però se i vari punti si sommano e sono molti, tipo 5-6, durante la lavorazione noterete la differenza. Insomma, la lavorazione non è perfettamente lineare ma un po' asimmetrica, per intenderci. Ora, dopo aver fatto tutto questo lavoro, ovviamente potete personalizzare la lunghezza del vostro maglione. Il mio misura 47 cm in totale, potete anche allungarlo, ma sappiate, vi dico già da subito, che se state realizzando per esempio la mia stessa taglia, perché in caso di L, XL e così via, è chiaro che occorrono molte più matasse e lo desiderate più lungo, ovviamente anche in questo caso occorreranno molte più matasse. Per una taglia LXL calcolate almeno 3 matasse in più, perché secondo alcuni calcoli ogni matasse da 110 metri, quindi facendo 4 calcoli, almeno come minimo per ogni taglia in più occorrono almeno 3 matasse, quindi 150 grammi, nonché 330 metri di filo. Io farei anche 4, non si sa mai, perché la mia mano di lavorazione è diversa dalla vostra, quindi meglio sempre abbondare che deficere, come dice un vecchio detto. Volevo anche aggiungere un'altra cosa: se volete personalizzare il progetto, per esempio avete i fianchi più pronunciati rispetto al busto, al seno, alle spalle, chiaramente potete andare a modificare il progetto. Arrivate a metà lavoro e da quel punto in poi andate a fare un giro di aumenti, magari potreste andare a distribuire 6 punti in più, fate 4 giri con i punti che vi ritrovate e poi ricominciate col giro di aumenti e altri 4 giri in più normali. Vedrete che la vostra lavorazione tenderà ad allargarsi sulla zona dei fianchi e quindi potete modellare e personalizzare questo maglione in base alla vostra fisicità. Infine, dopo aver terminato la lavorazione dei punti alti e punti alti in rilievo, ho terminato con l'ultimo giro appunto basso per andare a rifinire la zona inferiore. Vi mostrerò questo passaggio che già ho effettuato da sola praticamente, perché ho dimenticato in realtà a registrare questa parte, quando vi mostrerò la realizzazione della seconda manica. Vi dico già da subito quanto ho allungato la mia manica, ma anche qui potete personalizzarla. Misura esattamente 43 cm e come notate non ho fatto gli strappi, perché per questo progetto non volevo fare qualcosa di un po' troppo, mi sono limitata soltanto a farlo su tutto il maglioncino. Le maniche le ho lasciate semplici, anche se sono stata fedele al punto di lavorazione utilizzato, e infatti come notate la lavorazione sembra un tutt'uno, non c'è uno stacco. Avrei voluto personalizzare la manica, avrei voluto fare il pollice
polsino, no? Con la lavorazione a punto basso in costa dietro, ma siccome il filato è terminato con quei due, devo farci l'altra manica, allora ho rifinito a punto basso e a punto bassissimo e mi sta bene così. Però volendo, se vi trovate più matasse, potreste personalizzarlo in quel modo. Volendo, questa lavorazione la si può fare anche sulla zona inferiore, proprio come il collo, no? Ecco, lo stesso principio, magari andate a riprendere la lavorazione del collo. Non è questo il mio caso. Andiamo avanti, andiamo a realizzare la nostra manica. Io spero di avervi detto tutto, vi ho dato anche dei consigli utili sia per personalizzare il progetto che per adattarlo alla propria taglia. Se dimentico qualcosa scrivetemi nei commenti, se avete sempre qualche dubbio o perplessità. Sarò pronta a rispondervi. Ora veniamo alla seconda manica, così anch'io termino questo progetto. Come notate ho un giro manica molto abbondante, se non erro misura 22 cm e per me è davvero troppo. Anche perché non sto realizzando un progetto over, anzi questo maglione è davvero su misura. Quindi cosa andrò a fare? Andrò ad eliminare, tra virgolette, quei punti che ho realizzato per raggiungere la circonferenza seno. Avevo realizzato 10 catenelle, ecco, andrò a diminuire finché non mi ritroverò 42 punti alti. Già, vi so dire il numero di punti perché ho realizzato la manica. Anche qui fate sempre delle prove, man mano che andate a diminuire lo provate e vedete se per voi va più che bene, altrimenti continuate a diminuire come ho fatto io praticamente qui ho diminuito per credo 2 giri e poi ho continuato la mia lavorazione dei 42 punti alti. Anche qui volendo, se volete, potete fare gli strappi, nessuno ve lo vieta, vi posso solo suggerire una cosa: evitate di fare gli strappi su questa zona dove va a piegarsi il nostro braccio, perché altrimenti sembra che avete sbagliato qualcosa durante la lavorazione. Io inizialmente non vi nascondo che avevo fatto gli strappi sulla manica, ma non mi convincevano. Sicuramente perfezionerò questa tecnica sulle maniche e quando la riterrò perfetta sarò io la prima a condividere con voi anche gli strappi sul braccio, perché sicuramente questo non sarà il primo progetto con gli strappi che vi porterò, ho intenzione di farne altri perché mi piace molto l'effetto. Dunque iniziamo con il lavoro della manica. Vado a fare un cappio, mi aggancio direttamente nel primo punto che mi ritrovo, questo qui, quindi vado a fare un punto alto sostituito dai 2 punti bassi e procedo la mia lavorazione. Dove c'è il punto alto in rilievo vado a fare il punto alto normale, dove c'è il punto alto normale faccio quello in rilievo, quindi continuo con questa lavorazione che mi piace moltissimo, devo dire, semplice ma bello. Sul punto in rilievo punto alto, sul punto alto quello in rilievo e procedo così su tutti i punti che ho disponibili. Dove vado a fare le diminuzioni ve l'avevo già anticipato prima, dove vi sono le 10 catenelle che ho realizzato, però intanto mi lavoro i miei punti e ci vediamo direttamente nell'ultimo punto prima della catenella di separazione dello sprone fatto in precedenza, così vediamo come andare a diminuire qui. Ok, fino ad ora ho fatto 38 punti, ora iniziano le diminuzioni a partire proprio dalla catenella di separazione dello sprone, quindi entro in questo spazio, prendo il filato e chiudo le prime 2, poi riprendo il filo, entro nel punto alto che mi ritrovo e faccio la prima diminuzione, quindi 39esimo punto. Poi ho tutti i punti alti, le catenelle, per cui prendo il filo, entro nel primo punto, chiudo le prime 2 e ripeto nel punto successivo. Poi chiudo tutte le asole e sono a 40 punti. Ovviamente non avremo subito 42 perché ho fatto le diminuzioni per ben 2 giri. Continuo con le mie diminuzioni. Quarantuno, 42, 43, 44, 45, e poi faccio l'ultima diminuzione.
46esima ed ultima diminuzione. Fatto questo, entro nel primo punto alto, chiudo punto bassissimo, catenella e ricomincio. Come avete visto, per le diminuzioni non ho fatto punto alto, punto in rilievo, eccetera eccetera. Avremmo potuto farlo, ma siccome si trova sulla zona ascellare e non si nota granché, possiamo anche evitare per quanto riguarda le diminuzioni. Adesso, fatta la catenella, prendo direttamente il filo e vado a fare un punto alto in rilievo davanti, visto che mi ritrovo il punto alto. Punto successivo, punto alto, punto in rilievo, punto alto normale, e proseguiamo anche per questo giro. Ci vediamo anche qui alla fine, così vi mostro un'altra volta le diminuzioni che apporterò io. Bene, sono arrivata al 38esimo punto, vi ricordate, prima di fare la prima diminuzione. Ora andrò a diminuire tutte le diminuzioni che ho al di sotto, per cui entro nella prima diminuzione e prendo filo e chiudo. Entro nella successiva, 39, quaranta, 41, 42esimo ed ultimo punto. Tutto coincide, come notate, vado a chiudermi nel primo punto, quindi catenella e inizio il terzo giro. Vado a fare il punto alto sul punto alto in rilievo, punto normale, e sul punto normale faccio quello in rilievo. Continuo fino a lavorare gli stessi giri che ho lavorato sulla prima manica. Ho fatto 34 giri totali dopo i primi 2 giri con le diminuzioni. Per semplificare un po' il tutto, insieme abbiamo fatto i primi 3 giri. Se state seguendo lo stesso tutorial, la stessa taglia, bisogna continuare per altri 33 giri. In questo modo si raggiungeranno questi centimetri, 44-45 centimetri. Bene, ho terminato i 36 giri totali anche sulla seconda manica. Questo è il filato che mi occorre, ve l'avevo detto, 2 matasse per una manica, e credo che sarà sufficiente per andare a realizzare il giro a punto basso e a punto bassissimo. Lo facciamo certamente insieme. Nel primo punto ho già fatto la catenella, vado direttamente nel punto successivo e inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto alto sottostante. Ultimo punto basso, terminato il giro a punto basso, mi inserisco nella prima catenella e proseguo a punto bassissimo in costa dietro. Mano molto morbida, senza tirare troppo, altrimenti stringiamo. Ultimo punto bassissimo, quindi stacco la lana, mi aiuto con un ago e vado a fare un'asola di chiusura invisibile. Ok, non si nota alcun scalino, vado sul retro e blocco definitivamente. Lo stesso farò sull'altra manica e sulla zona inferiore del mio maglione. Bene, e dopo tantissime ore di lavoro possiamo andare a tagliare e sfilacciare il tutto. Non sto scherzando, se vi ricordate mi era rimasto un po' di filato sulla rocca, ecco, lo utilizzeremo per andare a realizzare questi dettagli. Rendiamo realistici questi strappi che abbiamo realizzato. Come? È semplicissimo, io già sulla parte dietro e anche sulla zona delle spalle l'ho fatto, però vorrei anche lasciare qualche strappo semplice, giusto così per non riempirlo di strappi. Dunque prendiamo quello che ci avanza. Per esempio prendo un ago bello grosso, giusto per orientarmi un po', non so quanto filato tagliare, però ne taglio un pezzetto. Prendo un uncinetto più piccolo per entrare meglio all'interno delle maglie e inizio in maniera così casuale. Non bisogna essere precisi, anzi più imprecisi siamo meglio è, più l'effetto è reale. Di nuovo prendo un po' la misura e vado a realizzare lo sfilacciamento, chiamiamolo così, in questo modo. Faccio un cappio,
Per sicurezza, se vi va, potete fare anche 2 nodi, ma non è questo il problema, vi assicuro che non si sfila nulla una volta stretto bene il nodo, e continuiamo in questo modo finché non andiamo a riempire il tutto. Ovviamente questo passaggio è facoltativo, se vi va lo fate, altrimenti niente, lo lasciate così com'è. Lo stesso vale ovviamente per gli strappi realizzati. Potete seguire lo stesso schema andando soltanto a lavorare i punti alti. Ok, io credo che così possa bastare, va più che bene, quindi questi li lascio un po' così semplici. Ok, e questo qui sarà il risultato una volta terminato il nostro maglione, che dire, è spettacolare, davvero unico, molto particolare, un qualcosa fuori dalla norma e soprattutto in linea con le tendenze del periodo. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, spero che abbiate apprezzato il maglione Aspen, io lo amo, per me è fantastico, mi piace tantissimo, senz'altro realizzerò altri progetti seguendo la stessa tecnica degli strappi, anzi fatemi sapere se volete altri contenuti del genere, vi aspetto giù nei commenti. Se per esempio il progetto non fa per voi, lo ritenete troppo stravagante, potreste realizzarlo per i vostri nipoti, figli, figlie, secondo me fareste una cosa molto gradita perché il progetto è abbastanza giovanile e in linea con le tendenze del periodo. Comunque vi aspetto giù nei commenti, scatenatevi come sempre, sono curiosa di sapere cosa ne pensate e soprattutto se proverete a replicarlo. Vi ricordo che il filato che ho utilizzato io lo trovate su borgodepazzi.com, il filato si chiama Nike, è un filato 100% made in Italy, prodotto appunto sia nel nostro paese che dall'azienda stessa. Per risparmiare qualcosa potete certamente utilizzare il mio codice sconto che è attivo non solo sul prodotto Nike ma su tutti i prodotti presenti nello shop. Come sempre vi lascio tutti i link utili e anche il codice promozionale sotto a questo video nel box informazioni. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, per avermi ascoltata, vi aspetto la prossima settimana con un nuovissimo contenuto, quindi iscrivetevi, attivate la campanellina e seguitemi anche sui miei social. Grazie ancora, un bacino a tutti!